Buongiorno amici, siamo qui in Sardegna per fare un viaggio un po' particolare. Nel 1800 gli intellettuali, gli uomini di cultura europei facevano il cosiddetto Grand Tour in Italia per entrare direttamente in contatto con gli elementi naturali, le bellezze naturali, architettoniche, con la cultura italiana, con le bellezze artistiche. E qui con il professor Gian Matteo Corrias, che già conoscete, noi facciamo questo mini Grand Tour in Sardegna. Dico mini perché ovviamente riguarda una regione, in particolare una civiltà, la civiltà nuragica. Perché facciamo questo mini Grand Tour in Sardegna? Perché la civiltà nuragica ha effettivamente molto da dirci. In genere la storia della Sardegna ha molto da dirci, molto di più di quanto non ci venga normalmente raccontato. E in particolare, ad esempio, l'esame della scrittura nuragica, che è un elemento, diciamo, fra virgolette, nuovo, nel senso che fino a pochi anni fa non si pensava che la cultura nuragica avesse una sua scrittura, ma in particolare l'elemento veramente sorprendente, straordinario, è il fatto che questa scrittura nuragica si avvale di strutture linguistiche, di fonemi appartenenti alla cultura semitica. E questo è un fatto di per sé straordinario, assolutamente straordinario. Noi da un po' di tempo lo diciamo quasi come se fosse una normalità, una banalità, ma pensare che qui in Sardegna ci sia una scrittura che ha degli elementi che sono tipici della scrittura proto-cananaica, della scrittura proto-sinaitica, è un qualcosa che ci lascia affascinati, direi, sbalorditi. E quindi questo viaggio ci porterà alla conoscenza di questa Sardegna poco conosciuta, di questa Sardegna misteriosa, soprattutto per il fatto anche che all'interno di questa scrittura semitica di fatto ci sia il nome Yah, cioè il nome Yahweh, che come tutti siamo abituati a pensare sarebbe in realtà il nome del Dio unico di Israele, Yahweh, un Dio che non si sarebbe mai occupato di altri, che non si sarebbe mai occupato di altri popoli se non per combatterli, sterminarli, appropriarsi dei loro territori. E invece lo troviamo qui in Sardegna come divinità fondamentale. E quindi questo è un viaggio estremamente interessante, estremamente affascinante, che ha dello straordinario proprio per questo motivo, cioè il pensare che la Sardegna è collegata al Medio Oriente non soltanto per via di commerci, di scambi o attraverso l'Isciardana anche per motivi militari, no? Sappiamo dei rapporti militari tra l'Isciardana, gli egizi, eccetera, ma proprio anche per questo aspetto filologico, culturale, che ci risulta assolutamente unico. E quindi io direi, caro Matteo, che possiamo partire per questo nostro viaggio, mini Grand Tour, nella tua regione. È un grande piacere averti qui e avere qui i nostri amici che ci seguiranno in questo viaggio e vi accompagnerò con grande piacere, quindi partiamo. Nel cuore del Mediterraneo antico, al centro dei traffici che univano le due sponde del Mare Nostrum, l'isola di Sardegna conobbe lo sviluppo di una civiltà magnifica, ricca e potente, di cui le imponenti costruzioni monumentali delle tombe dei giganti, dei pozzi sacri, dei templi a Megaron e soprattutto dei nuraghi sono le testimonianze più straordinarie, la civiltà nuragica.
La civiltà sarda arcaica dei nuraghi fu il risultato dell'evoluzione delle culture sviluppatesi nell'isola fin dal Neolitico e testimoniate soprattutto dai menhir, dai dolmen e dalle splendide domus deianas, le sepolture ipogeiche tipiche della cultura di Ozieri, IV millennio a.C. Determinante fu l'apporto della cultura dei metalli, che si attestò in Sardegna a partire dal Calcolitico, l'età del rame, tra il 3500 e il 2300 a.C., e poi si affermò con la lavorazione del bronzo, diffusasi a partire dalla metà del III millennio, nella quale i sardi divennero nei secoli degli abilissimi maestri. La cosiddetta civiltà nuragica, che prende il nome dall'edificio simbolo del nuraghe, l'imponente edificio turriforme megalitico, di cui la superficie della Sardegna è costellata, si afferma a partire dal XVII secolo a.C. e si sviluppa per un millennio, fino a quando l'isola cade sotto i colpi delle campagne di conquista militare cartaginese prima e romana poi. L'analisi delle emergenze archeologiche, la struttura degli abitati, la fisionomia e la distribuzione delle torri nuragiche, lo studio dei depositi di materiali collegati ai villaggi, ai nuraghi o agli edifici di culto consentono di descrivere una società fortemente aristocratica e gerarchizzata, suddivisa in cantoni, governati da un sovrano che si richiamava forse ad un'origine eroica, come sembrano confermare le cospicue fonti greche che parlano della Sardegna arcaica. Scrive Giovanni Lilliu, il padre dell'archeologia nuragica: soltanto una società di pastori guerrieri organizzati in una struttura oligarchica gerarchica, con una massa religiosamente soggetta, non si può parlare di schiavismo o semischiavismo, poteva esprimere il miracolo architettonico di certi castelli nuragici, come il Su Nuragi di Barumini, il Santo Antine di Torralba, l'Arrubiu di Orroli, il Losa di Abbasanta e tanti altri consimili mirabili edifizi. Questi sono veramente il frutto di un alto sforzo solidale che solo la compattezza del gruppo tribale, fondato sulla disciplina di un ordinamento teocratico e militare, era in grado di tradurre in opera. Dalle fonti greco-romane, Pausania, Pomponio Mela e Sallustio, conosciamo i nomi delle tre fondamentali popolazioni nuragiche degli Iliesi, dei Balari e dei Corsi. Ne abbiamo individuato la zona di stanziamento e abbiamo anche notizia delle denominazioni di alcune loro tribù. Lugudunenses, che ha dato luogo ai Logudoresi, Nurritani, abitanti della Nurra, che in età romana formavano una coorte, forse diversi dai Nurrenses della Sardegna centrale, gli Aconitai o Aconites, Pelliti della zona di Gurulis, l'antica Cuglieri, i Gallilenses nel Gerrei a ovest del Flumendosa e i Siculenses abitanti sulla costa sud-orientale, verosimilmente nell'attuale Salto di Quirra. Insieme ai Lugudunesi e ai Nurritani dovevano appartenere alla popolazione dei Balari i tre ceppi tribali costieri e montani dei Parati, presso il lago di Baraz, dei Sossinati, in rapporto con un insediamento nuragico di Sorso, e dei citati Aconiti, Gurulitani, i quali ancora in età romana, come attesta Strabone, facevano razzie sul litorale di Pisa. L'economia dei popoli nuragici era basata essenzialmente sull'agricoltura. Secondo uno studio recente, i sardi sarebbero stati i primi a praticare la viticoltura nel Mediterraneo occidentale. Sulla pastorizia, la lavorazione della ceramica, del bronzo prima e del ferro poi, come ben testimoniato dai rinvenimenti archeologici, e soprattutto dalle migliaia di bronzetti nuragici che offrono preziose attestazioni iconografiche, tra l'altro, anche dei mestieri praticati dai sardi antichi. A proposito di viticoltura, mi viene in mente, no, tu hai appena detto che i sardi sarebbero stati i primi a praticare la viticoltura nel Mediterraneo occidentale, e devo dire che è impossibile non pensare alla vicenda di Noè. Cioè questo patriarca ante e post diluviano che dopo il diluvio la prima cosa che fa, che cos'è? È piantare una vigna. Cioè piantare una vigna perché sappiamo bene, sia dalla civiltà sumera, ma lo sappiamo anche dalla Bibbia, i prodotti alcolici erano particolarmente graditi alle cosiddette divinità. Quindi questo collegamento cui avevo all'inizio fatto cenno nell'introduzione alla presenza di Yahweh e il fatto che i sardi siano stati i primi a praticare la viticoltura forse non è così casuale.
Il commercio ebbe un ruolo capitale nell'economia della civiltà nuragica. Frammenti di ceramiche nuragiche databili al bronzo recente sono state trovate in Grecia, a Creta, a Cipro, in Sicilia, nelle isole Eolie, sulle coste egiziane e in Spagna. Parimenti, ceramiche micenee e lingotti di rame di fabbricazione cipriota sono stati trovati in abbondanza in Sardegna. I numerosi bronzetti effigianti delle imbarcazioni, un tempo interpretati come semplici lampade votive, alla luce della fitta trama di interscambi tra la Sardegna e il Mediterraneo orientale e occidentale, emersa dai ritrovamenti, sono invece da considerare come raffigurazioni delle grandi navi con cui i sardi solcavano in tutte le direzioni il Mediterraneo e persino l'Atlantico, verso le isole britanniche, le Cassiteridi della geografia greca antica, dalle quali recuperavano lo stagno necessario alla fusione del bronzo. La metallurgia del bronzo fu una vera specialità dei sardi antichi. La quantità strabiliante e la diversità degli oggetti bronzei rinvenuta nei siti nuragici, soprattutto bronzetti e armi, testimonia di una sapienza metallurgica e di una capacità di diversificare la lega, a seconda della destinazione d'uso dell'oggetto, davvero fuori dal comune. La complessa e fiorente civiltà nuragica trova il suo più evidente riflesso, al tempo stesso architettonico e sociale, nell'edificio del nuraghe. Sono stati censiti più di 7.000 nuraghi in tutta l'isola, il che testimonia della fondamentale funzione che gli antichi sardi attribuivano a questo edificio. Un edificio che assomma in sé, nella sua maestosità e nella sua potenza, sia valori simbolici di eminenza e predominio aristocratico, sia al tempo stesso funzioni pratiche di controllo del territorio e difesa delle élite dominanti in caso di attacco. È stato osservato infatti che le torri nuragiche si trovano tutte ubicate in posizioni strategiche, a controllo delle principali vie di comunicazione, dei giacimenti idrici o di quelli che dovevano essere gli antichi confini cantonali. Quando parliamo di nuraghi, parliamo in realtà di tipologie di edifici piuttosto diverse tra loro. Esiste anzitutto una differenza tipologica legata alla cronologia. I primi nuraghi, i cosiddetti proto-nuraghi o nuraghi arcaici, costruiti a partire dal XVII secolo a.C. e fino al 1330 circa, erano edifici a pianta ellittica, ma la pianta poteva essere anche circolare o quadrangolare e a copertura a tronco ogivale. Constavano in genere di 2 piani sovrapposti e le pietre erano messe in opera, come si dice, a nido di vespa. I nuraghi arcaici palesano diverse fasi di sviluppo formale e si dividono in 2 classi principali. I più antichi sono i proto-nuraghi a corridoi, cioè con soli corridoi a piano terra. Successivamente, a partire dal XV secolo a.C., compaiono i proto-nuraghi a camera, cioè con il pianterreno abitabile. In questa seconda fase, i nuraghi arcaici iniziano ad essere dotati anche di una grande cinta muraria esterna. I nuraghi classici sono invece delle costruzioni turriformi, costituite dalla sovrapposizione di più volte ogivali, la cosiddetta copertura a tolos, e chiuse nella parte sommitale, come si vede dai numerosi modellini di nuraghe prodotti soprattutto nella prima età del ferro, da un ballatoio realizzato tramite un basamento ligneo che poggiava su dei mensoloni di pietra. Mensoloni che in alcuni nuraghi, come in quello di Tres Nuragues, sono ancora parzialmente in opera o comunque presenti tra gli accumuli di crollo, come a Barumini. Esiste una vera e propria gerarchia tipologica tra i nuraghi classici, che possono essere semplici nuraghi monotorre, come il Corbos di Silanus, nuraghi complessi costituiti da un mastio centrale e più torri collegate, come su nuraghi di Barumini o l'Arrubio di Orroli, privi ovvero dotati di una cinta muraria esterna antemurale. Evidentemente, le differenti tipologie di nuraghe dovevano corrispondere a una precisa gerarchia sociopolitica dei residenti o del capo che vi risiedeva assieme alla sua corte. Da secoli ormai si discute della funzione dei nuraghi e sono state formulate le ipotesi più diverse: fortezze, bastioni militari, sepolture monumentali, templi. Quello che si può desumere dall'entità e dalla qualità dei depositi materiali rinvenuti nel contesto dei siti nuragici, resti di cibo, vasi e altri utensili domestici e di uso quotidiano, porta ad escludere l'ipotesi che i nuraghi fossero fortezze militari o luoghi di culto. Risultano infatti assenti da un lato reperti coerenti con contesti di tipo bellico, punte di freccia e altre armi, dall'altro oggetti di natura votiva, cerimoniale o comunque legata all'azione di culto. Escludere che i nuraghi fossero luoghi di culto, cioè luoghi deputati all'esecuzione performativa di azioni rituali, non significa che essi non fossero luoghi sacri. I nuraghi avevano sicuramente una loro sacralità che si espletava sul piano simbolico del prestigio, della significazione del potere e del richiamo ad una ascendenza eroica dei capi
di cui essi erano la residenza. Sardo, Aristeo, Norace, Iolao, sono questi i nomi degli eroi tramandatici dalle fonti greche, ai quali si lega con tutta probabilità da un lato la struttura ideologica della società nuragica, dall'altro uno degli aspetti centrali del sistema religioso degli antichi sardi. Se pare dimostrato che i nuraghi non nacquero come edifici di culto, alcuni di essi lo divennero tuttavia sullo scorcio dell'undicesimo secolo e massicciamente a partire dal X secolo. L'anno 1000 costituisce a tutti gli effetti un'epoca di svolta nella storia della civiltà nuragica. Anzitutto si smette di edificare i nuraghi. Il nuraghe viene invece fatto oggetto di un processo di astrazione e di concettualizzazione e diventa un simbolo, un emblema identitario che rimanda ad un passato glorioso. Si inizia a realizzare i modellini di nuraghe, rappresentazioni in miniatura e dalla chiara valenza simbolica delle antiche torri degli Avi, diffuse nei luoghi più significativi della civiltà sarda dell'età del ferro, ad esempio nella celebre necropoli di Monte Prama, nonché all'interno di antichi nuraghi, ora chiaramente reinterpretati come luoghi di culto. È il caso del magnifico nuraghe Sumulinu di Villanova Franca, al cui interno è conservato un altare che riproduce la foggia di una fortezza nuragica risalente proprio all'età del ferro. Il nuraghe Sumulinu di Villanova Franca, che si staglia alle nostre spalle, può essere considerato a tutti gli effetti una vera e propria enciclopedia del nuragico, nel senso che la sua articolata struttura realizzativa ci consente di esplorare in maniera molto efficace le diverse fasi evolutive che hanno caratterizzato la storia di questo che è l'edificio simbolo, diciamo così, della civiltà nuragica, per l'appunto il nuraghe. La stratigrafia e la struttura di questo nuraghe complesso ci consentono di identificare almeno 3 fasi realizzative successive. La fase più arcaica risale al periodo iniziale del Bronzo Medio, cioè tra il secolo XVII e il XV. A quest'epoca risale un protonuraghe dotato di una cinta antemurale che ha una caratteristica interessante, che sono delle celle che si aprono con una struttura ogivale gradonata. Successivamente, cioè nel corso del XIV secolo, è stato sovrapposto al protonuraghe un nuraghe classico trilobato. L'antemurale è stato ampliato e è stato realizzato attraverso 3 torri raccordate tra loro attraverso una cortina muraria. Successivamente, la cinta antemurale è stata dotata di una 4ª torre, che vediamo alle nostre spalle, una torre caratterizzata da 11 feritoie e 2 finestre che consentivano evidentemente il controllo del territorio circostante, e anche il piano inferiore di questa imponente torre era praticabile e caratterizzato da degli ambienti appunto abitabili. L'elemento forse più affascinante che caratterizza il nuraghe Sumulinu di Villanova Franca è questo splendido altare votivo che riproduce, come è evidente, la forma del nuraghe, almeno per come è possibile ricostruirlo a partire dai celebri modellini di nuraghe e proprio anche da questa tipologia di altari che, come vedete, presentano anche quella che doveva essere la parte sommitale delle torri nuragiche e che ritroviamo, ne vedremo più avanti, anche in altri altari votivi, come per esempio gli altari di Villagrande Strisaili, dei 2 megara di Villagrande Strisaili, Sarqueis Forros e Sagar Caredda. Questo altare risale alla prima età del ferro, con tutta probabilità, e testimonia di un processo molto interessante nel contesto della cultura e del culto nuragici. Quello che possiamo notare è che del nuraghe si inizia a fare un utilizzo concettuale, diciamo così. Questo è vero in 2 sensi, secondo me. Intanto nel senso che l'edificio del nuraghe inizia ad essere utilizzato secondo una destinazione d'uso che era completamente sconosciuta nelle fasi precedenti, cioè inizia a essere utilizzato come santuario. All'interno della torre più grande del nuraghe di Villanova Franca troviamo appunto uno spazio allestito per una evidente destinazione di carattere rituale. Una destinazione che
come abbiamo già detto, era sconosciuta nelle epoche precedenti. In secondo luogo, il nuraghe inizia a diventare esso stesso un simbolo e un simbolo sacrale, nel senso che si inizia a produrre questi oggetti che miniaturisticamente riproducono la foggia della torre nuragica. Quale tipo di culto fosse collegato a questo altare non è facilissimo dirlo. Quello che vediamo oggi è qualcosa di piuttosto diverso rispetto all'altare originale, quello che fu costruito e realizzato nell'età del ferro. Questa parte superiore, sovrapposta alla base dell'altare, che consta di un muretto in pietre e malta, risale con tutta probabilità al II-III secolo d.C. Originariamente quello che avremmo visto era la parte superiore dell'altare adornata alternativamente da delle else di spada, sulle quali si alloggiavano delle spade bronzee che appunto si ergevano verso il cielo, e dei bronzetti che venivano collocati sul basamento del bordo superiore appunto di questo altare. L'altare è cavo, nel senso che all'interno si costituisce come una vera e propria vasca, dalla capienza davvero notevole, circa 500 litri. Non sappiamo però se in questo altare si celebrassero riti collegati all'acqua, riti lustrali per esempio. Sono state rinvenute delle canalette di scolo dell'acqua, però appunto non è possibile dire con certezza quale tipo di ritualità concretamente poi venisse performata in questo luogo. Una cosa interessante, un dettaglio interessante e devo dire poco noto, è che in corrispondenza di una di queste canalette di scolo sono state trovate tracce di combustione. Quindi è probabile che su questo altare in qualche modo la ritualità fosse anche collegata al fuoco. Un altro aspetto molto interessante è che quest'area nella quale ci troviamo ha restituito un deposito votivo di centinaia e centinaia di navicelle fittili che venivano utilizzate per l'appunto come lampade votive. Quindi troviamo una tipologia di impiego appunto della luce nei contesti santuariali che è decisamente diffusa nell'ambito del culto e della ritualità nuragica. Un elemento interessante, che è un piccolo dettaglio ma in realtà vedremo è piuttosto rivelativo di un contesto anche di significati religiosi che caratterizza la cultualità nuragica, è questo piccolo crescente lunare che si trova rappresentato in rilievo sulla torre nuragica rappresentata appunto in questo altare. È un elemento che, pur nella sua, diciamo così, sintesi simbolica, richiama le protomi di Arieti che ritroveremo nell'altare votivo del Megaron II di Sarko Isforros e che più in generale possiamo collegare al vastissimo simbolismo delle corna che troviamo attestato in maniera molto diffusa nel contesto della civiltà e della cultualità nuragica. Ma se vogliamo parlare del simbolismo del toro e soprattutto della rappresentazione, la cosa curiosa è che rimanendo nell'ambito del collegamento tra lo Yahweh israelitico e Yah sardo, sappiamo che lo Yahweh israelitico aveva dato ordine preciso di non effettuare alcuna rappresentazione né di ciò che c'è in cielo, né di ciò che c'è in terra, né di ciò che c'è nei mari. E invece qui questa proibizione evidentemente non è stata data perché le rappresentazioni simboliche sono presenti in gran numero, e tra l'altro anche va ricordato che anche in ambito semitico Yah è spesso abbinato alla divinità o alle divinità lunari. E quindi questo potrebbe essere un altro esempio di parallelismo, ovviamente sono ipotesi perché non possiamo fare oltre che congetture, chiaramente, perché non abbiamo prove, però voglio dire un insieme di situazioni ci stanno dicendo che c'era effettivamente dal punto di vista cultuale, dal punto di vista religioso, un collegamento ovviamente tra il Medio Oriente in particolare e la Sardegna. A me pare in realtà che questa tipologia di rappresentazioni nella loro
carica simbolica, nella loro simbolizzazione, diciamo così, servano in realtà proprio a consolidare questo collegamento. Nel senso che qui non siamo davanti a delle rappresentazioni di carattere figurativo, no? Ma a delle astrazioni, delle rappresentazioni concettualizzanti, che a dire la verità ci sorprendono anche per l'epoca alla quale risalgono. Quindi diciamo che potrebbe essere una sorta di soluzione intermedia tra l'aniconismo duro e puro di Israele e altri contesti in cui invece troviamo delle figurazioni iconografiche vere e proprie. Ecco, qui abbiamo l'impiego di questi elementi che sono simbolici a tutti gli effetti. Senza dimenticare che il popolo israelitico viene spesso definito da Yahweh stesso come un popolo di sacerdoti, cioè un popolo speciale, assolutamente staccato, un popolo sacro, sì, nel senso originario del termine, cioè diviso e separato dagli altri popoli. E mi viene in mente un'intervista dell'ex rabbino capo nella comunità ebraica di Roma, di Segni, il quale diceva: a noi ebrei sono state chieste cose che al resto del mondo, agli altri, non sono state chieste, non vengono chieste. E quindi in realtà anche questo aniconismo puro che è chiesto agli ebrei, evidentemente, supponendo una presenza eventuale di Yah come culto, qui invece non erano richieste, tant'è che anche dal punto di vista simbolico, l'abbiamo appena visto, era possibile rappresentare delle immagini, insomma. Ci troviamo all'interno dell'ultima torre che è stata realizzata nella fase, diciamo così, conclusiva anche della realizzazione di questo sito così complesso e articolato. Diciamo, siamo presumibilmente tra il bronzo finale e l'inizio dell'età del ferro. Ecco, in questo spazio che vedete allestito come una vera e propria capanna del Consiglio, con questa panchina bassa che consentiva la seduta di una assise di persone che a questo punto possiamo immaginare svolgere anche delle funzioni sacerdotali. Ecco, esattamente al centro di questo spazio è stata rinvenuta una colonna che serviva a sorreggere un altare. Intorno alla colonna, che attualmente si trova conservata al Museo del Paese di Villanova Franca, sono state trovate delle lampade votive in ceramica, una quantità davvero rimarchevole, qualche centinaio. E la cosa più interessante è che proprio dove mi trovo io, sotto il piano pavimentale, è stata trovata una piccola nicchia all'interno della quale è stato scoperto lo scheletro di un piccolo volatile compatibile con una tortora o una colomba. Ecco, la cosa che potrebbe sembrare un dettaglio insignificante, in realtà ci fa riflettere su due aspetti fondamentali. Il primo è che in questo luogo è avvenuto un vero e proprio rito di fondazione sacrale di questa area sacra e rituale. In secondo luogo ci colpisce il ritrovamento dello scheletro di un piccolo volatile, appunto probabilmente, presumibilmente di una tortora, per i motivi che chiariremo successivamente. Anticipo che un ritrovamento analogo è avvenuto nel contesto di un importante megaron, il megaron di Santa Vittoria di Serri. Ecco, la cosa che trovo davvero notevole è che nel ferro iniziale tutta quanta l'area del nuraghe è stata trasformata in un'area sacra. Questo nuraghe è diventato un vero e proprio santuario nuragico. Ancora a partire dall'anno 1000, alcuni nuraghi vennero addirittura smontati e i materiali costruttivi ricavati furono utilizzati per implementare le strutture urbane del villaggio collegato alla fortezza. Nell'ultimo secolo del bronzo finale nasce un'architettura residenziale molto più estesa, complessa e in un certo senso sontuosa. Non più capanne circolari, ma ampie abitazioni a pianta rettangolare, edifici termali, ginnasio e soprattutto le cosiddette capanne del Consiglio, ampie aule circolari dotate di un sedile che contornava tutto il perimetro interno della sala e che doveva con tutta evidenza consentire lo svolgimento di attività collegiali funzionali all'esercizio del potere politico e amministrativo nel villaggio. Una simile rivoluzione architettonica e urbanistica è certamente il risultato di una vera e propria rivoluzione sociopolitica. Lo spostamento del baricentro dal palazzo al villaggio
dovette corrispondere alla presa di potere di una nuova classe egemone, legata al centro urbano e all'organizzazione anche economica della vita della collettività. Parlando della costruzione, delle varie fasi della costruzione del nuraghe, tu hai fatto cenno a due periodi che mi hanno colpito in modo particolare. Il primo è una data precisa, il 1330, come termine della costruzione del nuraghe arcaico. E quel secolo è il secolo in cui, uno dei secoli ai quali viene attribuito il possibile passaggio, la possibile uscita degli ebrei dall'Egitto condotti da Mosè. La seconda fase che hai citato, cioè il termine della costruzione del nuraghe, è intorno all'anno 1000, che è il momento in cui con Davide e Salomone si costituisce il regno di Israele. Certo. Cioè un po' come se questo Yahweh che ritorna continuamente nei nostri discorsi, con i suoi interventi, cioè quando ha cominciato, dice la Bibbia, a interessarsi del popolo di Israele che era, fra virgolette, schiavo in Egitto, e poi quando Yahweh ha cominciato a interessarsi della realizzazione di un regno ebraico, corrisponde, guarda caso, poi magari non c'entra assolutamente nulla, ma non possiamo fare a meno di notare queste stranissime coincidenze, corrisponde a due fasi precise molto importanti per quanto riguarda l'edificazione e poi l'abbandono dell'edificazione dei nuraghe.